Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi volevo fare un intro di video leggermente diversa ragazzi, perché volevo ringraziarvi per i 1000 iscritti e questa settimana appunto volevo dirvi che anziché uscire praticamente 3 video come di solito, ne usciranno 2 però ragazzi sull'argomento che più vi piace, i moduli. Uscirà questo modulo che vi sto appunto per riportare, è un modulo che su questo gioco sono andato un po' a scavare nel passato, mi ha fatto vincere tanto, mi ha fatto divertire tanto, è un modulo particolare ma allo stesso tempo molto interessante che vi consiglio di provare. Ci ho fatto, ripeto, una miriade di partite e mi ci sono sempre trovato bene. Tra l'altro sono stati modificati anche i piccoli contenuti che hanno gli abbonamenti, di conseguenza mi raccomando buttateli un occhio se avete piacere di supportarmi e di far crescere ancora ulteriormente di più il canale. Comunque vi ripeto ancora mille grazie. Questo ragazzi che andiamo a vedere adesso invece è il modulo, un modulo regalo per voi. Questa settimana vi porterò 2 dei miei moduli preferiti. Probabilmente non dei classici ragazzi, perché il 433, 442 ormai l'abbiamo visto in diverse salse, in diverse maniere, ma vi porterò qualche modulo un pochino più particolare proprio per ringraziarvi, perché so che tanto a voi vi piacciono, quindi diciamo che forse anche per me è uno degli argomenti più interessanti da trattare su sto gioco, poiché cambia spesso, bisogna sempre spesso variare e cambiare sistema di gioco. Allora andiamo ad analizzarlo ragazzi. Intanto è un modulo con una difesa a 3, con una finta difesa a 3, 2 mediani, 2 trequartisti, comunque una seconda punta, un trequartista e 3 attaccanti. Gli attaccanti volendo possono mettere anche vicini, ma ci arriviamo piano piano. Partiamo dal portiere ragazzi, un portiere difensivo, uno dei migliori del gioco, probabilmente mai usciti. Però qui potete metterci anche un pochino chi volete voi. Io ho lui, ho la fortuna di aver trovato lui, mi ricordo un po' di tempo fa con il giro gratis, e quindi ovviamente utilizzo lui. In difesa ragazzi ci sono 3 stili di gioco differenti e non sono messi a caso in questa maniera. Allora ragazzi, partiamo da sinistra, c'è uno sviluppo, piccola aperta parentesi importante, la velocità. Ragazzi, considerate sempre la velocità come uno di quei tasselli fondamentali quando andate a buildare le carte. Non vi sto dicendo di farli solo esclusivamente veloci senza nient'altro, però buttate più di altre statistiche sempre un occhio alla velocità, ma un po' in tutti i ruoli ragazzi, perché comunque il gioco, gli attaccanti soprattutto, in questo caso visto che stiamo parlando di difensori, sono veloci. Se noi abbiamo dei difensori lenti ragazzi veniamo bruciati all'istante. Van de Ven, un altro giocatore però incontrista, quindi sviluppo incontrista, e poi io qui vi direi un altro sviluppo o comunque no, sviluppo ragazzi. Io qui ci ho messo un terzino difensivo, ma a meno che non abbiate lui o una carta simile ragazzi metteteci un altro sviluppo. E dicevo, Van de Ven incontrista, anche lui molto veloce, grande fisico, discretamente sufficiente per quanto riguarda la tecnica per dire che un difensore. È una bella carta ragazzi, da quando l'ho trovata è diventato titolare inamovibile, poi soprattutto è molto grosso fisicamente, quindi sa contrastare molto bene gli attaccanti. Al suo fianco ragazzi questo Paolo Maldini, ripeto, è una carta che io ho avuto la fortuna anche questa col tempo di trovare. Capisco che non tutti hanno avuto questa fortuna, quindi metteteci o un altro sviluppo molto forte e veloce o altrimenti un terzino difensivo simile a lui. Le caratteristiche di tutti e 3 difensori ragazzi, velocità, difesa, se hanno anche un pochino di tecnica va bene, ma soprattutto di velocità, difesa, colpo di testa, contatto fisico. Queste sono ragazzi le caratteristiche da dover considerare, tutte sopra gli 88-89, quindi deve essere una bella carta. Non mettiamoci ragazzi uno che ha magari 100-200 di difesa ma c'ha 70 di velocità, perché faremo una fatica immane nel momento in cui ci parte vicino un Romario, un Mbappé o un Messi. Noi ragazzi non lo prendiamo più nemmeno se gli chiediamo di fermarsi. Quindi ragazzi, ovviamente le build, come io consiglio sempre, vanno fatte pensando bene a com'è il giocatore nella realtà, però comunque
dobbiamo buttare, ripeto, sempre un occhio su quelle che sono quelle statistiche. In mediana, ragazzi, io ci metto un incontrista e un tra le linee, due giocatori fondamentali per come gioco io. Questi due ormai sono il mio centrocampo titolare da sempre, più o meno, da quando li ho trovati. Vierà, uno dei più forti mediani del gioco. Alternativa a lui va bene anche un onnipresente, va benissimo per dire anche un Barella, un Kanté, dipende chiaramente come li maxiamo, se li facciamo più offensivi, più difensivi. Va bene però anche un collante, ragazzi. Ad esempio, uno su tutti mi viene in mente potrebbe essere un Fabinho. Un Casemiro potrebbe andare bene, ma è un po' lentino, quindi Fabinho meglio. Se abbiamo Fabinho usiamo lui. Anche lui, velocità, difesa, contatto fisico, ragazzi, lì in mezzo non deve passare nemmeno una mosca. E poi ovviamente lui, a differenza dei difensori, dobbiamo concentrarci anche un pelino di più sulla tecnica, poiché essendo un centrocampista si troverà spesso a dover impostare l'azione. Però ragazzi, ripeto, guardate un po' com'era il giocatore, cioè Vieira, per chi se lo ricorda magari, quando giocava com'era, ragazzi, non era cioè non era Pirlo o un Xavi con la palla fra i piedi, va bene, però ragazzi era un giocatore molto grintoso, veloce, duro da saltare. Quindi ragazzi, è questa fondamentalmente la carta che dobbiamo riprodurre. Pirlo invece in senso opposto. Che tipo di carta era Pirlo? Un centrocampista regista, ok, fortissimo tecnicamente, non velocissimo, non fortissimo diciamo dal punto di vista di recuperare palloni, però ragazzi quando aveva la palla fra i piedi sicuramente era devastante, ragazzi, era Pirlo, cioè pochi giocatori possono dire la identica cosa di Pirlo, perché comunque lui aveva una tecnica sopraffina. Giocatori simili a lui, perché non tutti abbiamo Pirlo, va bene anche un Pedri, va bene anche un Gavi, va bene anche un Modric, un Ricky Pug che era uscito da poco appunto nelle carte, se non mi ricordo male, il regalo, ma comunque queste carte qui, ragazzi, magari non, ripeto, fortissimi nel discorso riconquistare, però forti invece nel discorso, ragazzi, impostare, perché altrimenti se mettiamo, sì, possiamo anche fare una mediana diciamo più di fisico, più magari di contenimento, però allo stesso tempo, ragazzi, poi perdiamo un pochino di qualità. Mentre con Pirlo, Modric e Snyder qui sicuramente, ragazzi, qualità ne abbiamo anche tanta. Modric è sempre anche lui un tra le linee, io vi consiglio di metterci lui in questa posizione, perché il tra le linee fa un po', per farmi capire in termini spiccioli, fa un po' quei movimenti appunto che vanno a mettersi, come dice la carta, in mezzo alle scatole della difesa avversaria, perché si colloca proprio fra le linee appunto della difesa, oltre che spesso e volentieri si andrà anche a buttare proprio dentro, e questo, ragazzi, può creare serie difficoltà, anche perché vicino abbiamo 4 attaccanti, quindi il difensore a quel punto non sa se prendere uno e prendere l'altro e prendere l'esterno. Ragazzi, crea veramente una bella confusione. A me questo modulo mi ha fatto divertire, ma veramente, ragazzi, tanto, perché vedevate, ragazzi, le squadre avversarie che non sapevano bene dove andarti a marcare, non riuscivano a capire come facevi a fare, cioè ad avere così tanta gente in attacco, e allo stesso tempo però anche saperti difendere. Comunque, ragazzi, dicevo, va bene anche con tutti gli stili, tra parentesi, quindi lo dico così almeno chi se lo stesse chiedendo gli ho risposto già alla sua domanda. Modric un tra le linee che va bene anche per fare il CC eventualmente, quindi qualora stessimo perdendo o scusatemi, stessimo vincendo, magari dobbiamo un attimino giocare un po' più, no? Giochicchiare, non c'è bisogno più di attaccare più di tanto, lo abbassiamo a CC, ragazzi. Comunque abbiamo sempre un centrocampo a 3. Modric, come potete notare, caratteristiche simili Pirlo, molto forte, molto bravo con la palla fra i piedi, fa bei passaggi, quindi Modric tra l'altro è uscito in diversissime versioni, dovremmo averlo più o meno tutti, ma eventualmente si può anche acquistare con i GP. Wesley Snyder, ragazzi, lui è un trequartista di quelli con la T maiuscola, ragazzi, può fare anche la seconda punta, può fare tanti ruoli in campo. Ovviamente secondo me i suoi ruoli preferiti sono seconda punta e trequartista, proprio come caratteristiche. Secondo me non può fare l'esterno perché non è velocissimo,
è molto bravo tecnicamente, ma io sulla fascia, ragazzi, scusate, io preferisco chi galoppi proprio, chi vada molto veloce, quindi Wesley Sneijder secondo me può fare benissimo il trequartista o seconda punta, ha una tecnica pazzesca, fa dei passaggi pazzeschi, ragazzi, quando fa lui i passaggi il 99% delle volte arrivano in porta, e ragazzi non c'è nulla da dire, lui tra l'altro c'è anche il booster sulla tecnica, quindi se non avete lui, ecco, solo questo vi potrei dire, se non avete lui come regista creativo potrebbe andare bene anche un classico numero 10, e ce n'è qualcuno interessante, non sono tantissimi, ma io mi ricordo anche una versione di Maradona che regalò il gioco un bel po' di tempo fa, che potrebbe fare il caso nostro, o altrimenti, ragazzi, un altro regista creativo che abbia un po' queste caratteristiche. Io ad esempio ho provato diverse volte anche in Cucu, ed è un giocatore molto valido, anche perché è veloce, anche un po' come Sneijder è rapido nei movimenti, quindi c'è un bel body type, fa veramente il caso nostro. Poi qui in avanti, ragazzi, ci sono tre stili di gioco diversi. C'è Messi che è un taglio al centro e mi va benissimo, ragazzi, perché appunto deve creare confusione. Questo modulo è un modulo confusion, quindi non si deve capire mai bene dove andiamo alla fine a finire l'azione. Taglio al centro di Messi, vabbè, Messi non lo sto nemmeno a dire, ragazzi, è un mostro. Questo Messi è una, secondo me, delle versioni più forti uscite in assoluto sul gioco, non l'unica, ma è una delle più forti. Taglio al centro, ragazzi, quindi farà dei movimenti appunto a venire verso l'area di rigore. Io vi consiglio di metterci un altro taglio al centro, se non avete lui comunque ce ne sono diversi, uno su tutti mi viene in mente se Salah, che comunque è molto valido come giocatore, e sempre queste caratteristiche, velocità, tecnica, devono far gol poi, ragazzi, quindi finalizzazione a manetta, perché devono veramente spaccare la porta. Kylian Mbappé, opportunista, giocatore vinto lo scorso anno, pari secondo me a una leggenda, ragazzi, perché questo Mbappé per me è inamovibile, segna da ovunque, velocissimo, si inserisce, segna a giro, segna di testa, ragazzi, segna in qualsiasi modo, basta che lo mettiate in campo e lui segna, quindi Mbappé io infatti non lo leverò mai dalla mia squadra, a meno che un giorno non esca qualche giocatore che li fa 20-0, ma altrimenti per me Mbappé è la nostra prima punta d'eccellenza. Opportunista, ha queste caratteristiche, ragazzi, quindi va bene anche un Eto'o, va bene anche un Romario, sì, può stare, perché comunque anche se è piccolino però è molto rapido, quindi sì, va bene un Rummenigge, va bene un Shevchenko, va bene, ma anche Mbappé, ragazzi, la versione base, attenzione, cioè i Mbappé tanto più o meno sono tutti simili, sì, magari trovate quello che c'ha un po' più di controllo palla, quello un po' più di finalizzazione, ma alla fine della fiera siamo lì, cioè sempre sta carta. Va bene un Vinicius Junior, ragazzi. Digno Gaucho, poi invece il nostro famoso Digno Gaucho sulla fascia sinistra a far correre un po' la difesa avversaria. Lui è un'ala prolifica, quindi lui, a differenza di Messi, di prima appunto abbiamo detto che si butterà verso il centro, lui tenderà ad andare invece dritto per dritto sulla fascia, creando comunque, ripeto, sempre scompiglio, anche perché qui nel frattempo ci sarà Sneijder che un po' rimarrà a fare gioco, un po' si butterà dentro, quindi le alternative possono essere, ad esempio, a Sneijder anche un giocatore chiave, e a quel punto qui, ragazzi, possiamo anche metterci un giocatore di rientro. Attenzione, non è niente male questo tipo di soluzione, o addirittura, ragazzi, qui come seconda punta possiamo metterci un senza palla. Queste sono delle piccole chicche che sto riservando per voi che siete arrivati alla fine del video, perché non sono cose che in tanti sanno, ma questi stili di gioco, delle volte messi così in posizioni un po' particolari, veramente, ragazzi, fanno le buche. Poi possiamo giocare anche con 3 attaccati, uno vicino all'altro, quindi una seconda punta e 2 punte, però, ragazzi, io ve lo sconsiglio, perché altrimenti si creerebbe un modulo che va solo troppo centrale. Per carità, abbiamo tanti uomini e magari riusciamo comunque a giocare, però io vi consiglio più un allargarsi, quindi con i 2 esterni, per poi comunque bucare al centro con Mbappé, Sneijder, Modric, e quando si accentra Messi, insomma, Digno. Quindi, ragazzi, io ve lo consiglio più così, però ovviamente poi provatelo voi, perché questa è il mio modo di giocare, chiaramente il mio modo di interpretare questa squadra.
Le istruzioni individuali, ragazzi, sono molto semplici. Io do il difensivo sul nostro mediano incontrista, ma glielo darei anche se fosse collante, ragazzi, perché siamo solo in 3 dietro, abbiamo una squadra molto offensiva, giocando col contropiede, tra l'altro la squadra rimane anche molto alta, quindi io do il difensivo e in linea bassa al mediano, in modo tale che comunque siamo sempre più o meno a 4, 3/4 sempre. E il contropiede, ragazzi, è la nostra prima punta opportunista, che ripeto, la prima punta lì davanti deve essere opportunista, deve essere uno che va dritto. Se vogliamo metterci qualche cosa, diciamo, di particolare, magari come abbiamo fatto prima, cioè come vi ho consigliato prima, magari ci mettiamo, che ne so, l'esterno come attaccante di rientro, la seconda punta magari come giocatore chiave, quindi di conseguenza ci possono essere anche altre soluzioni, però poi chiaramente sta anche a voi un pochino provarle, testare, perché io magari mi trovo bene così e poi va uno, gioca, non si trova bene, magari si trova molto meglio mettendo, per dire, un senza palla da subito, e quindi pace, ma è giusto che sia così, perché chiaramente è un modo di giocare che ognuno di noi ha proprio, di conseguenza ognuno deve trovare il proprio meccanismo e la propria strada. Ripeto, ragazzi, io vi consiglio di provarlo perché è una squadra molto molto divertente. Questo è il 1° maggio per i 1000 iscritti, perché ripeto, ci tengo ancora e lo farei per tutto il video, ma poi se no diventa troppo lungo e voi a prescindere chiudereste lo stesso. Ma vi ringrazio ancora nuovamente per i 1000 follower, ragazzi, sono veramente tanti. Era un traguardo che volevo raggiungere dall'inizio, di quando ho iniziato a giocare su sto gioco. Finalmente, grazie a voi, ci sono arrivato. Ho modificato appunto anche come ulteriore premio anche gli abbonamenti, perché ho detto ma rivediamoli un attimo, magari li facciamo ancora meno cari, quindi che costino ancora meno, con più contenuti proprio dedicati a chi lo farà, in modo tale da potermi supportare sempre di più. Ragazzi, non ci resta che salutarci. Io vi saluto, fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!